Buongiorno a tutti ragazzi, in questo nuovo tutorial su Binance andremo a vedere come convertire una criptovaluta in euro e prelevare i nostri fondi. Tutto questo dopo la sigla. Eccoci su Binance, l'exchange numero 1 al mondo per sicurezza, praticità, liquidità e disponibilità di criptovalute, oltre a innovazione, perché ha diverse particolarità, diverse feature che molte altre exchange non hanno. In questo video andiamo, come ho detto, a vedere come convertire le nostre criptovalute in euro e incassare i nostri fondi. Per fare ciò, ovviamente, dovete essere iscritti alla piattaforma, vi lascerò il link in descrizione se avete piacere di registrarvi. Andiamo, una volta fatto l'accesso, su Wallet Spot. Vediamo che al momento ho 178 euro, qua è il conto valore in Bitcoin. Sul conto principale, se noi andiamo in basso, guardiamo la criptovaluta che mi sta dando questa cifra. Il conto valore attualmente è Tether. La prima cosa da fare è andare eventualmente su Converti e andare a vedere se Tether è già convertibile direttamente con la coppia Tether-Euro. Andiamo su Converti, noi mettiamo massimo perché voglio convertire tutto, digito la parola euro, quindi questa moneta mi permette di fare il cambio automatico con euro. Perché questo? Perché vi dico questo? Perché molte monete non vi permettono di fare il cambio diretto con euro, bisogna passare tramite un'altra criptovaluta. Facciamo un esempio: se Tether in questo caso non mi facesse convertire in euro, ma noi sappiamo che Bitcoin si può convertire in euro, cosa dovremo fare? Tether, Bitcoin, andremo a fare la conversione in Bitcoin, dopodiché faremo di nuovo lo stesso passaggio e qua metteremo Bitcoin con la coppia euro e in quel caso lì noi potremo convertire la nostra criptovaluta. Quindi primo passo, controllare che la criptovaluta che vogliamo cambiare si possa convertire direttamente in euro, se no passiamo tramite Bitcoin. Allora in questo caso noi abbiamo visto che si possono convertire, metto massimo, valuta euro, anteprima della conversione, qua mi dà il controvalore e andiamo a convertire. Perfetto, lo stato della conversione è andato a buon fine. Qua vediamo lo storico delle operazioni, ritorniamo su Wallet e come potete vedere io adesso ho 171 euro. Adesso cosa dobbiamo fare? Possiamo fare due modi per prelevare i nostri fondi. Allora, uno, se avete la carta di Binance, che potete richiederla gratuitamente, potete andare su carta, poi andare su trasferisci, wallet spot a wallet carta, euro, selezioniamo, 100%, confermiamo, aggiorniamo la pagina. E come vedete in pochi secondi io ho caricato la mia carta di debito con 171 euro. Cosa posso fare con questi euro? Posso pagare nei negozi tranquillamente sia tramite contactless ossia in modalità carta normale, posso comprare online o posso prelevare dal bancomat fino a un massimo di 290 euro al giorno. E quindi questo è già un ottimo modo per gestire i propri fondi sia in criptovalute che in euro. Se noi non avessimo cambiato le criptovalute, supponiamo di aver avuto Bitcoin, potevamo fare in modo di spendere direttamente Bitcoin al posto di euro, però consiglio sempre di fare una conversione nella nostra valuta fiat o in una stablecoin. E invece vediamo come prelevarlo tramite un bonifico. Allora in questo caso io lo ritrasferisco sul wallet spot, quindi su Binance. Andiamo su wallet spot, prelievo,
Arrivati in questa schermata, che è la stessa che poi serve anche per prelevare o convertire criptovalute, inviare criptovalute, noi facciamo fiat, che è l'acronimo per le valute correnti, euro. Notiamo che se vogliamo un bonifico SEPA c'è una commissione di 0,8 centesimi. Se vogliamo invece un accredito istantaneo sulla nostra carta Visa, c'è l'1% di commissione. Quindi noi possiamo scegliere o uno o l'altro. Supponiamo che io ho bisogno di liquidità immediata, voglio l'accredito sulla mia carta Visa, disponibile è questo, lo porto esattamente dove c'è scritto importo, qua c'ho il totale della mia commissione, otterrò 170,17 euro. Dopodiché si va a selezionare la carta sul quale avere l'accredito, si dà l'invio e in pochi minuti o nel giro di qualche ora riceveremo il nostro contante. Nel caso volessimo invece un trasferimento tramite bonifico SEPA, non facciamo altro che ricompilare gli spazi necessari, cliccare su continua, inserire il nostro CAP di residenza, quello che abbiamo utilizzato per la registrazione, andare a completare i passi successivi che sono i classici campi di IBAN, emissione IBAN, BIC, SWIFT e nome e cognome ovviamente, e nel giro di 3-4 giorni lavorativi riceveremo il nostro compenso. In questo caso io non ho bisogno né di versarlo sulla carta Visa né sul bonifico SEPA, perché uso la carta di debito di Binance e quindi vado a ritrasferirmi la liquidità sulla mia carta. E oggi la vado eventualmente a spendere nei negozi della mia città. Ragazzi, per questo video tutorial è tutto, spero di essere stato chiaro e di esservi utile. Nel caso abbiate domande non esitate a commentare questo video, iscrivetevi ovviamente al mio canale, perché più vi iscrivete più mi supportate e più riesco a far conoscere la mia community al mondo cripto. Se avete bisogno di supporto ho anche una community su Telegram molto attiva, con ragazzi veramente in gamba e bravissimi, anche se sono alle prime armi, sono spettacolari e non mi vergogno di dirlo, proprio sono contento della community creata. E non vi resta altro che salutarvi e ringraziarvi come di consueto per l'attenzione. Ciao, al prossimo video.